Ed eccoci qua a un'altra puntata di questo format sulle auto elettrificate, che non sono auto elettriche, ma che hanno un piccolo motore o una batteria, quindi appunto elettrificate, ma c'è sempre il motore termico. Oggi andremo a vedere un'auto MEV, quindi M-H-E-V, Mild Hybrid Electric Vehicle. Quindi praticamente un'auto che ha un motore termico normale, in questo caso parliamo di un 2150 cavalli, con una piccola batteria e un piccolo motore che permette all'auto di fare determinate cose che adesso andremo a vedere. Un primo pro è sicuramente che il motore, rispetto al suo gemello praticamente solo benzina, consuma un pochino di meno. Infatti praticamente via via stanno quasi scomparendo le auto solo 100% motore termico, perché effettivamente alla fine non costa molto in più aggiungere questa soluzione e sicuramente, anche se pur di poco, ma i consumi e le emissioni migliorano. Ma come avviene questo? Beh, in primis nelle partenze, quindi il famoso start and stop, ecco, diciamo che il motorino di avviamento non c'è più in questa tipologia di macchine, ma viene sostituito appunto dal motorino elettrico, quindi l'avviamento ai semafori, per esempio, ma non solo, è tramite questo motorino, quindi praticamente in quel preciso istante non c'è il consumo appunto di troppo carburante per l'accensione. Un'altra soluzione, per esempio, è che sotto normalmente i 30 km/h, quando io vado a staccare il piede dall'acceleratore, l'auto va in vereggio. Quindi che significa? In alcune auto, faccio sempre degli esempi, il motore si spegne del tutto e normalmente quando il motore si spegne chiaramente non funzionano i sistemi, quindi in questo caso il sistema idraulico della frenata oppure anche il servosterzo, mentre in questo caso con questa tipologia di auto la batteria alimenta i servizi, quindi servofreno, servosterzo funzionano regolarmente e quindi soprattutto in determinate strade, tipo anche questa in discesa, il motore è spento e io viaggio senza problemi. Rispetto a un'auto 100% termica c'è un piccolissimo anche risparmio economico in diversi aspetti. Il primo è, come diceva la Panda, una pubblicità della Panda, è quello che non c'è non si può rompere. Infatti, non essendoci un motorino di avviamento, chiaramente non si può rompere, quindi non si può sostituire, quindi si risparmiano quei soldi di un'eventuale sostituzione, ma 100% accade nel ciclo di vita di una macchina. Soprattutto quando appunto l'auto la si utilizza molto in città, quindi start and stop, frena, semaforo, spegni, riaccendi, in questo caso appunto non c'è questo genere di problemi. Poi c'è anche la questione dei freni, che si usano leggermente di meno perché avendo una leggerissima frenata assistita per quanto riguarda appunto la rigenerazione della batteria, beh, in qualche situazione io posso staccare appunto il piede dall'acceleratore e l'auto decelera leggermente. Chiaro che più la batteria è scarica, più c'è frenata rigenerativa, il contrario ovviamente no. Il piccolo motore elettrico serve anche quindi ad aiutare l'auto quando magari ne ha un po' più bisogno. Per esempio, mi immagino una leggera salita, io sto viaggiando in quinta o in sesta per esempio, normalmente con un'auto termica al 100% io vado a scalare, con questa se premo appunto l'acceleratore l'auto comincia, cioè va, perché appunto c'è anche il motore elettrico che va ad aiutare un minimo il motore termico, perché è chiaro sono piccoli motori, hanno dai 5 ai 15, 20 cavalli al massimo, quindi sono sempre dei motori molto piccolini che non permettono effettivamente di camminare in elettrico. Infatti non è un full hybrid, quindi ovviamente io non posso fare neanche 100 metri in elettrico, però appunto può aiutare in determinate occasioni. Un'altra occasione per esempio è al semaforo. Io al semaforo, quando l'auto si accende, riparte, dà quella piccola spinta in più che magari ecco, nelle ripartenze ai semafori aiuta e mette sotto meno sforzo il motore. Però nonostante, come vi ho detto, è un piccolo motore e quindi non è in realtà un vero e proprio ibrido, beh, per lo Stato italiano sì, lo è. Infatti alcune città, alcune regioni hanno delle agevolazioni per queste macchine con questo motore elettrico, quindi il mild hybrid. Non sono grandi, ovviamente come se fossero un ibrido plug-in o un 100% elettrico, sono delle piccole agevolazioni, però per esempio in alcune città si può parcheggiare nei posti striscia blu, non si può entrare nelle ZTL o comunque nella DC a Milano perché non rispetta le emissioni.
Un'altra, per esempio, un altro vantaggio può essere la questione del bollo, che in alcune città o in alcune regioni non si paga per un tot anni, normalmente 3 o 5 anni. E in più ci possono essere in fase di acquisto delle agevolazioni. Normalmente siamo comunque nelle agevolazioni tra i 61 e i 130 grammi per chilometro, quindi comunque nelle agevolazioni classiche, diciamo, dei non ibridi. Però comunque, ecco, insomma, tra un motore normale e un motore questo qui, io preferisco questo perché comunque un minimo di aiuto lo dà. Però, insomma, per verificare effettivamente tutti i vari bonus, le varie agevolazioni che potete avere voi, controllate nel sito della vostra regione o affidatevi magari a un concessionario di fiducia che sicuramente saprà rispondervi. Un altro vantaggio di queste auto, rispetto alle auto 100% elettriche, è che ancora si possono guidare come una volta, quindi cambio manuale, per esempio, il sound, beh, quello c'è anche eventualmente nei libri plugin, però il sound, ma anche proprio il feeling dell'auto, quindi insomma è ancora un'auto termica in cui ci si può divertire. Anche se io gli metto 300 cavalli su una macchina del genere e un cambio automatico, io mi posso divertire. Non è un'auto elettrica, quindi ma mi posso ancora divertire con questo genere di auto, quindi io spero che magari anche auto più potenti possano avere questo genere di motore. Tra l'altro c'è per esempio Audi, ma anche altre, quindi spero che in futuro le grandi case costruttrici possano utilizzare questo genere di tecnologia ibrida anche per tutte le auto, per qualsiasi auto. Paragonando anche tra l'altro questa tecnologia alle auto elettriche, ma anche alle ibride plug-in, forse anche al full hybrid, però là è un po' meno, è che 1. Non c'è il problema della ricarica, 2. Il peso, perché alla fine è una piccola batteria, un piccolo motore, non è questa grande differenza rispetto all'auto 100% elettrica o comunque rispetto anche a un'auto 100% termica, quindi la differenza è poco. Ecco perché secondo me questo sistema è perfetto per ogni qualsiasi auto deve essere con questo sistema. E in più aggiungo anche che in questa battaglia contro il diesel che si sta facendo recentemente, diciamo che tranne in casi, diciamo, di viaggi lunghi autostradali, soprattutto dove lì il diesel rimane ancora imbattibile, questo genere di auto si avvicina molto ai consumi di un diesel, soprattutto magari in città o nei brevi trasferimenti, perché appunto ci sono, ovviamente non nel singolo consumo istantaneo, ma nella media, perché appunto ci sono momenti in cui l'auto si spegne, l'auto poi riparte in elettrico, quindi c'è quindi un effettivo avvicinamento ai consumi di un'auto a diesel. Veniamo ai contro. Non ci sono? No, in realtà ci sono, però non sono eccessivi, non sono dei contro importanti come possono essere su altre tecnologie applicate alle auto. In questo caso, diciamo, sono due piccoli contro che potreste aver letto anche tra le righe nei pro. Il primo è che i consumi, c'è un risparmio di consumi, ma non è eccessivo, cioè non è tanto risparmio di benzina. C'è un miglioramento nei consumi, però non eccessivo. Certo, meglio di un benzina classico. L'altro è che le agevolazioni sono molto più basse rispetto a full hybrid, no, più che altro rispetto a un ibrido plug-in e al 100% elettrico, dove le agevolazioni sono veramente un sacco in tanti aspetti. Quindi ecco, forse lì si può fare qualcosina in più. Quindi questo video è concluso, fatemi sapere cosa ne pensate di questa tecnologia, se secondo voi è utile, non ha senso. Quindi fate attenzione anche, aggiungo anche una cosa, non è un vero ibrido questo, ma semplicemente aiuta, è una spintarella che dà al motore termico, quindi attenzione anche a definire questa tipologia di motore, un motore ibrido, no, aiuta. Quindi fatemi sapere nei commenti un po' quello che ne pensate di questa tecnologia, fateci sapere se magari avete bisogno di qualche altra indicazione, noi di solito rispondiamo anche nei DM su Instagram e se volete potete trovarci ovunque, basta cercare wedrive.tv.